Ciao a tutti, oggi facciamo le onde-onde. Sono dei dolci indonesiani. Sono fatte con farina di riso e la superficie è cosparsa con semi di sesamo. Ingredienti per il ripieno: 70 g di fagioli verdi mungo, 500 ml d'acqua, 60 g di zucchero, un cucchiaino di sale, una bustina di vanillina, 50 ml di latte di cocco e un cucchiaio di farina di riso. Immergiamo i fagioli verdi mungo per una notte. Dopo una notte si rappresenta così. Adesso possiamo cucinare i fagioli. In una padella mettiamo l'acqua. In seguito mettiamo i fagioli verdi mungo. Aggiungiamo la vanillina e la mescoliamo un po'. Aggiungiamo il sale e aggiungiamo anche lo zucchero. Mescoliamo e lasciamo bollire. Quando l'acqua viene assorbita dai fagioli, possiamo aggiungere il latte di cocco. Lo mescoliamo piano piano. Poi aggiungiamo la farina di riso. Cerchiamo di mescolare bene. A questo punto possiamo tirare fuori e lasciamo raffreddare. Nel frattempo possiamo fare la parte esterna. Ingredienti per l'esterno: 100 ml di latte di cocco tiepido, 200 g di farina di riso, 35 g di zucchero a velo, 50 g di patate schiacciate e salate e semi di sesamo quanto basta. Con questa ricetta vengono circa 30 onde-onde. In una ciotola mettiamo il latte di cocco tiepido, poi aggiungiamo lo zucchero a velo poco alla volta. Aggiungiamo metà della farina di riso, poi le patate schiacciate e salate, poi aggiungiamo il resto della farina piano piano. Le onde-onde di solito si trovano nei mercati tradizionali o vendute dai venditori ambulanti.
Adesso possiamo fare delle palline. Questo dolce è stato richiesto da un'amica di Singapore 2 mesi fa, ma l'ho appena fatto ora, perché in realtà è difficile trovare tutti gli ingredienti, particolarmente i fagioli verdi mungo e la farina di riso. Quando i fagioli si sono raffreddati, possiamo fare anche delle palline. Ora all'esterno diamo questa forma. Mettiamo dentro le palline di fagioli. Siccome questi fagioli hanno un sapore particolare che non piace a tutti, potete fare il ripieno con la crema di nocciole. Li bagniamo con l'acqua, poi li cospargiamo con i semi di sesamo. Ora li possiamo friggere. Ecco, sono pronti.